Previously. Siamo ad Imola. Qui c'è un bellissimo castello che però ho intenzione di visitare un po' più avanti. Vabbè, intanto ce lo guardiamo. Sì, avevo un programma di fare un giro un po' più in là perché volevo comprendere questa sosta, entrare nelle valli qua dietro che sono molto belle. Ok raghi, eccoci qua, siamo a Imola, sotto le mura della Rocca Sforzesca, rocca con una storia molto antica. I primi lavori vengono datati intorno al 1300, ma probabilmente su una base già esistente dal 600. Nel 1400 poi Gian Galeazzo Sforza la adeguò ai nuovi sistemi difensivi e le diede l'aspetto che ha adesso, cioè un mastio a 4 torri con appunto un adeguamento per le armi da fuoco. Alla fine del 1400 venne assediata da Cesare Borgia, che la tempestò con l'artiglieria e poi la conquistò, e per ripararla chiamò addirittura Leonardo da Vinci. Dopodiché la città passò sotto il diretto controllo dello Stato Pontificio e la rocca perse la sua funzione difensiva, per cui diventò un carcere. Rimase tale fino all'unificazione d'Italia e oltre. Infatti durante la Seconda Guerra Mondiale vennero imprigionati qua molti dissidenti politici. Oggi è un museo, è aperto al pubblico, dentro ci sono delle sale molto belle a quanto ho letto, con delle collezioni di armi e di armature. Niente, davvero molto bello. Noi adesso facciamo il solito voletto, il solito giretto, foto e poi ripartiamo e andiamo a vedere un po' le valli che ci sono qua dietro. Dai, andiamo! Ok raghi, stiamo ripartendo dalla fortezza di Imola e adesso ci inoltreremo in una bellissima valle qua dietro. Abbiamo attaccato l'episodio già dalla fortezza perché insomma arrivare fin qui è tutta una stradone, la via Emilia, che è abbastanza poco interessante. Abbiamo appena lasciato alle nostre spalle la periferia di Imola, dove abbiamo dato un'occhiata alla fortezza. Come avevamo detto in un giro precedente, ci saremmo fermati per dare un'occhiata un po' più da vicino e adesso ci stiamo cominciando ad addentrare dentro la Valle del Santerno, che è una valle meravigliosa. Adesso è ancora molto ampia, ma più avanti si stringerà perché c'è questo fiume Santerno che è bello imponente, quello che ha uno di quelli che comunque hanno fatto tanti danni nelle alluvioni di aprile-maggio, e che ha scavato in certi punti la valle proprio come un canyon. Ci fermeremo prima a dare un'occhiata a Castel del Rio e il suo bellissimo e antichissimo Ponte degli Alidosi, un'occhiata anche alla sua fortezza e poi continueremo alla volta di Firenzuola e da lì possiamo salire a Passo della Raticosa, un classico proprio dei motociclisti bolognesi e toscani. Se riusciamo vorrei anche dare un occhio alle cascate del Moranduccio. Già si possono ammirare i bellissimi calanchi di questa valle. La strada è particolarmente bella, l'ho fatta qualche volta e qui si comincia a vedere già la profondità di questo fiume che scava nella roccia e ha fatto veramente un canyon molto molto bello, tant'è che se riusciamo a fermarci alle cascate del Moranduccio si vede proprio lo scavo intenso dell'acqua. Perciò la prossima tappa Castel del Rio, rinomato per la sua sagra dei marroni, le castagne più grosse, che io ci sono stato e sono molto molto buone. Guarda lì già si vede lo scavo proprio del fiume sul lato di questa collina. Davvero molto bella questa valle, mi piace tantissimo.
Eccoci, mi sa, a Castel del Rio. Ecco qua la fortezza, la rocca. Io adesso effettivamente non so qual è la sua vera denominazione. Ci mettiamo proprio qui, diamo giusto un occhio. Guarda che bella. Ok, attraversiamo Castel del Rio, questo bellissimo castello. Siamo andati a dare un'occhiata al Ponte degli Alidosi, monumento nazionale, perché è un ponte veramente antico, ad arco acuto, penso, non lo so, vorrei dire cazzate. La storia di Castel del Rio è molto bella, molto complicata. Abbiamo fatto un giretto, un piccolo sopralluogo. Adesso cominciamo ad addentrarci sempre di più nella Valle del Santerno e le curve cominciano a diventare sempre di più. Guardate lo scavo del Santerno proprio nella valle che ha creato sti canyon bellissimi. E qui siamo in Toscana, signori. Va bene, dai, adesso noi ci parcheggiamo un attimo qua e andiamo giù a vedere un po' le cascate del Moranduccio. Dai, a dopo. Ed eccoci alle cascate del Moraduccio, che qualche incolto personaggio chiama Moranduccio, non facciamo i nomi. Siamo dentro il canyon, andiamo a vedere la cascata.
ripartiamo. Bellissime le cascate. Davvero magico. Qua è veramente bello. Qui siamo proprio lungo l'erosione del fiume. Oh, qua passiamo in questo abbazia, monastero, non ne so molto, non so neanche come si chiama, ed è proprio costruito intorno a questo tornante, bello tosto. Guarda che bello, in questa ansa del fiume che fa proprio un ferro di cavallo. Bellissimo. Eccoci qua a Firenzuola, ci fermiamo, cambiamo le batterie, facciamo anche benzina e poi andiamo su al Passo della Raticosa per una strada bellissima, davvero bellissima. A dopo. Ok, eccoci qua che abbandoniamo alle nostre spalle Firenzuola. Andiamo a prendere questa bellissima strada che ci porterà al Passo della Raticosa, passo incredibilmente famoso. Come ho detto, nel weekend c'è veramente un numero esagerato di motociclisti, tutti belli tosti. Adesso questa strada invece che ci porta su alla Raticosa è davvero bellissima, davvero davvero bellissima. Wow, adoro sta strada, è la stessa strada di cui ho usato le immagini per il teaser del lancio dell'episodio 0. Stupenda sta strada qua, corta, pochi chilometri, ma con queste curve particolarmente dolci, però una dietro l'altra. Bello, bello, bella. Ed eccoci qua che incrociamo la statale della Futa. Eccoci a Pietramala. Questo nome è un po' evocativo.
No, mi sa che forse manca ancora un pochino a Pietramala. No, no, eccola qua, eccola qua. Ed eccoci qua, al passo della Raticosa, in cui noi probabilmente ci mangeremo forse qualcosa, non lo so, non lo so, non lo so. Va bene, a dopo. Ok, ok, siamo partiti dal passo della Raticosa, ci siamo fermati ed ecco qua che cominciamo a scendere. Guardate che bello, spettacolo, la pianura con la foschia là in fondo. Siamo un pochino provati e stanchi, non so perché, cioè sì dai, lo so perché sono un vecchio e questa cosa la sto realizzando improvvisamente adesso. Guido come un vecchio, dormo come un vecchio, per cui tipo 2 ore per notte, 3 al massimo, se mi va bene. Sì, raghi, faccio il rap da vecchio, sono proprio vecchio. C'è poco da dire. Dai, un giretto un po' così, non proprio breve, perché alla fine siamo partiti da Imola, che non è proprio dietro casa, ma il ritorno abbiamo virato più verso le nostre zone e adesso fondamentalmente questa strada sbuca quasi nel centro di Bologna. Allora, come ho detto in un altro video, forse nel primo addirittura, il piano è quello di diminuire un attimino il numero dei giri d'inverno, magari provare a fare qualcos'altro, perché insomma vorrei essere abbastanza puntuale e consistente con i video, devi farne almeno una settimana, però appunto d'inverno non voglio mettere in pericolo un po' la mia salute sempre più cagionevole. Porco. Oh! Ma te sei matto! Ma te sei matto! Porco. Ma te sei tutto scemo! Vaffanculo, guarda, cerchiamo di riguadagnare un po' il buon umore, perché questo quasi incidente, questo quasi ribaltamento, questo quasi investimento lento, proprio inesorabile, cioè questo non si fermava, io dovevo andare indietro e lui passava, cioè se non fossi indietreggiato quello mi avrebbe schiacciato proprio. Cazzo, guarda ragazzi, come mi è difficile ritrovare adesso il mood. Va bene, dai, cerchiamo di aggiustare un po' la situazione, perché queste cose che succedono e noi abbiamo ancora un po' di chilometri da fare per arrivare a casa. Comunque dai, siamo quasi arrivati a Bologna, abbiamo fatto veramente un botto di curve, però è così. Se già prima questa strada la evitavo, adesso ho ancora più motivi. Dai, ci provo a farmela tornare su.
è che proprio sì, mi è scesa la catena, come si dice qua a Bulagna, che è proprio un'immagine che rende tantissimo secondo me. Ed ecco qua che stiamo tornando giù quasi in città, un giro un po' così un po' improvvisato, un po' alterato, però dai, cerchiamo di non dargliela su. E vabbè, dai, non tutte le ciambelle escono col buco. Siamo fatti una bella visita al castello ed è stato carino, molto bello secondo me. Poi la risalita per la Valle del Santerno, molto interessante. La fermata alle cascate di Moranduccio fino all'arrivo alla Raticosa, tutto bene. Poi da lì, perciò dai, il giretto è praticamente concluso, siamo quasi a casa. Dai, allora ci aggiorniamo, ci sentiamo al prossimo episodio. Questo è On The Run, raghi, a star bene, ciao.